Ma basta, c'è una quantità di vasi che è impressionante. Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Daniel fa cose. Oggi quello che faremo è la cosa che amo di più. Mi trovo ancora sullo Zugna, un luogo magico, stupendo, spettacolare, pieno di reperti, anche se molto battuto dai recuperanti. Quest'oggi quello che faremo sarà andare a cercare sotto la prima linea italiana per vedere se si riesce a recuperare un po' di materiale caduto o abbandonato. Ma andiamo subito. Cioè no, non ho manco acceso il metal. E guardate a vista cosa si vede. Il nostro caro amico peso sicura per il petardo Teveno, segno che ci sono stati assalti austriaci sotto questo costone. E a vista c'è anche questa gavetta alpina con delle brutte ferite da scheggia. È uscito uno dei numerosi vasi shrapnel che si trovano in zona. Come possiamo vedere, corona di forzamento sparata ovviamente destrosa, quindi si tratta di un proietto austriaco lanciato sulle prime linee che si trovano qua sopra sui nostri soldati. Signori, è stata trovata una bella ballerina di produzione francese, o comunque fatta sul modello di produzione francese, a dire la verità anche abbastanza grezza nelle sue fattezze, quindi immagino una produzione molto frettolosa. Purtroppo è ancora carica, come si può vedere da questi rimasugli. Quando vedete questo colore verde o giallo, ricordatevi sempre che sono pile, quindi ho controllato sotto, è ancora piena e la lasciamo qui. Peccato, perché sarebbe stato un bel pezzo. È uscito fuori quello che è l'anima di una ballerina. Queste anime, che sono praticamente la frammentazione interna, ne esistono tre tipi. Questo, che è il più comune, poi esiste un modello con quadrettoni più grandi e meno numerosi, e poi esiste infine un modello fatto di granaglia di ferro colata dentro della colofonia. Quelli ovviamente non sono recuperabili, perché se si rompe il lamierino esce fuori tutto a pezzettini. Molto interessante. Quello che sembra un semplice pezzo di ferro, per i più esperti invece, grazie alla presenza di questa porgenza cilindrica, è facilmente riconoscibile come un Totenkopf, quindi un mortaio Minenwerfer pneumatico chiamato appunto testa di morto. Sono mortai molto particolari dalla forma strana e abbastanza ricercati dai collezionisti. Ennesimo vaso shrapnel, ennesimo proiettile austriaco lanciato sulle nostre truppe. Vaso, come vedete signori, non abbiate la febbre sui vasi, perché ce ne sono veramente tanti in giro. Ed infatti nella stessa buca ne è uscito un altro. Incomincio a pensare che sia stato abbandonato anni fa, siano stati abbandonati anni fa da qualche recuperante. Questo è carino perché sembra in buone condizioni e sembra avere anche un po' di vernice. Ma basta, c'è una quantità di vasi che è impressionante. Porco cane. Signori, vi faccio vedere un esempio di oggetti che all'apparenza non sembrano pericolosi, ma che in realtà lo possono essere. In questo caso sembra una specie quasi di siringa vuota, però se andiamo a vedere bene, all'interno vi è del colore verde, che sta a significare una pila esplosiva, quindi un detonatore. Non riconosco a che ordine appartiene, però sicuramente, date le dimensioni, ha un qualche cosa legato all'artiglieria austro-ungarica. Questa roba qui, che sembra innocua, in realtà nasconde dei pericoli che non vanno raccolti o portati a casa. Guardate che bestia di diaframma, bello grande. È uscito fuori la vanghetta italiana tipica dei nostri soldati, con ancora il moncherino di legno, quindi verosimilmente quando è stata persa completa con il suo manico. La cosa strana è come mai è finita fino a qui, che le trincee sono belle alte. Forse lo scoppio di una granata, non lo sappiamo, o forse qualche soldato che era intento a sistemare il filo spinato dopo i bombardamenti è sceso e lo ha perso. C'è un segnale proprio dietro sto pietrone, non so come faremo a recuperarlo e capire se ne vale la pena, perché c'è anche una pianta con le sue radici. Il segnale è bello grosso, soltanto che qui
è pieno di vasi, non vorrei che fosse l'ennesimo vaso. Ecco, appunto, ne parlavo giusto nello scorso video di quanto si possono trovare degli shrapnel senza spoletta, quindi uno crede che siano vuoti, poi li tira fuori dalla terra come in questo caso e scopre che invece sono ancora pieni. In questo caso vabbè, è uno shrapnel e non una granata, quindi non è pieno di esplosivo ma è pieno di pallette di piombo. Esplosivo è semmai la polvere nera che c'è qui sul fondo, che serve a spingere poi tutte queste pallette. In centro possiamo vedere il buco nel quale c'è una canula che porta la vampa fino in fondo. In questo caso però ovviamente, anche se tecnicamente le esplosive sono in fondo, non vanno toccate e vanno segnalate. È un esempio di come bisogna fare attenzione quando si scava, perché le cose possono sembrare vuote e poi invece non lo sono. Questo che ho appena trovato può sembrare all'apparenza una semplice scatola munizioni, ma in realtà lo riconosciamo da questi particolari, dal bordo superiore merlato. Si tratta di un Manenwerfer pneumatico, somiglia molto ad un cartoccio. Ovviamente aveva una forma cilindrica, al suo interno vi era un esplosivo che veniva acceso con della miccia. Carino è questo particolare, che è praticamente il portamiccia rivettato. Qui dentro passava la canula che portava all'esplosione fino in fondo. È un modello molto basico, molto semplice ed economico da produrre, quindi è logico pensare che sia stato costruito e utilizzato negli ultimi anni di guerra. Se non sbaglio ha un calibro di 8 cm e si chiama Luftminenwerfer. Guardate lo spessore di questo filo di ferro al quale è stato avvolto del filo spinato. Questo per tagliarlo non so se una pinza ce la faceva. E ovviamente non poteva che farci compagnia la pioggia. Questo tipo di frammentazione interna è un chiaro segno che siamo in presenza di una Kolben modello piccolo. Si può apprezzare in questo caso anche l'invito per la spoletta. Solito caricatore Carcano, vuol dire che ci stiamo avvicinando alla prima linea. Dopo una lunga scarpinata verso pendi ripidi siamo arrivati in prima linea nelle trincee. Ovviamente qua è difficile che ci sia qualcosa, quindi dobbiamo allontanarci un pochettino. Qua cercano tutti. Guardate che carino questo, è di un mio collega recuperante. Si vede ovviamente per la fattura nuova di questo oggetto con lo scotch, che verosimilmente ha spezzato il manico e ha deciso di abbandonarlo qui dalla rabbia. Curioso è trovare in zona italiana quello che è un tappo di una Kolben, quella che abbiamo visto prima con la frammentazione particolare, riconoscibile per questi due intagli che servivano per incastrare sull'elica e un ferretto all'interno verticale che serviva anch'esso a fermare l'elica. Questo bel fiore invece è la parte iniziale di un tubo Bettica esploso. Si può intravedere anche il dischetto diaframma all'interno, posto all'interno della strozzatura, e serviva per separare la camera di lancio dalla camera di scoppio. Signori, anche oggi abbiamo dato, purtroppo non abbiamo trovato nulla di veramente interessante, ma perlomeno abbiamo ripassato un po' i reperti che si possono trovare sul campo di battaglia. Ciao belli, alla prossima!